Benvenuti a Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. Bentornati a tutti voi che ci seguite già e un benvenuto speciale a chi ci ascolta per la prima volta oggi. Oggi facciamo una cosa che secondo me è una delle più utili che potete fare per il vostro italiano. Prendiamo 10 espressioni che gli italiani usano ogni giorno, in conversazioni normali, al bar, in famiglia, al lavoro, e le analizziamo una per una. E il modo in cui le analizziamo è importante. Le sentite prima nel contesto, come le useremmo noi in una conversazione vera, e poi le spieghiamo. Così avete già una sensazione di come suonano prima ancora di sapere cosa significano esattamente. È molto più efficace. Sai qual è la cosa che sento più spesso dagli studenti di italiano? Arrivano in Italia con anni di studio alle spalle, costruiscono frasi grammaticalmente perfette e poi si bloccano perché un italiano ha usato un'espressione che non hanno mai sentito in vita loro. Mi ricordo un episodio preciso. Un mio amico americano, bravissimo con la grammatica, stava parlando con mia zia. Lei a un certo punto ha detto «non ci piove» e lui si è fermato, ha guardato fuori dalla finestra e ha risposto «ma fa bello oggi, non capisco». Povero. E tua zia probabilmente non capiva perché lui non capiva. Ed è quello il punto. Queste espressioni vengono fuori in modo spontaneo, naturale. Gli italiani non ci pensano nemmeno. Ma se non le conosci, ti senti perso anche quando il tuo livello è già abbastanza alto. Quindi partiamo subito. Prima espressione. Non ci piove. Giovanni, usala in una frase come la useresti tu. Certo. Allora, immagina che un collega ti chiede «Secondo te Marco è davvero il più bravo del team?» E tu rispondi «Non ci piove, è chiaramente il migliore, tutti lo sanno». Non ci piove significa che una cosa è assolutamente certa, indiscutibile. Non c'è spazio per il dubbio. Letteralmente viene dall'idea che qualcosa è così solido, così chiuso, che nemmeno la pioggia ci entra. Puoi usarla per fare un complimento, come nell'esempio che ho fatto, oppure per affermare qualcosa di ovvio che tutti dovrebbero già sapere. Un altro esempio pratico. Sei con un'amica e state parlando di un film che avete visto insieme. Lei ti chiede «Ti è piaciuto?» E tu dici «Non ci piove, era fantastico, lo rivedrei subito». Oppure in un contesto più serio, stai discutendo di qualcosa e vuoi sottolineare un fatto che consideri evidente. Che la situazione economica sia complicata non ci piove. Stai dicendo «Questo è un dato di fatto». Notate come in tutti questi esempi c'è sempre questa certezza, questa solidità. Chi dice non ci piove non sta aprendo una discussione, sta chiudendo ogni possibile dubbio. Si usa tantissimo nel parlato quotidiano. Sentitela, ripassatela e la prossima volta che volete affermare qualcosa con forza, provateci. Passiamo alla seconda espressione. Questa la adoro perché è molto visiva, molto fisica. Avere il cuore in gola. Ah, questa è bellissima. Usala tu prima, Alessia. Va bene. Allora, ieri ho dovuto fare una presentazione davanti a tutto l'ufficio. Avevo il cuore in gola dall'inizio alla fine. Perfetto. Immaginate fisicamente cosa vuol dire. Il cuore che sale, che si sposta verso la gola. È quella sensazione di ansia intensa, di tensione, di paura o di eccitazione molto forte. Il cuore batte così veloce e forte che sembra di sentirlo in gola. Si usa in situazioni di grande stress, di paura, ma anche di attesa emozionante. Non è necessariamente negativo. Puoi avere il cuore in gola prima di un esame, ma anche prima di incontrare qualcuno che ti piace molto. Esatto. Quando l'hanno chiamato per dirgli che aveva vinto il premio, aveva il cuore in gola. Lì non è paura, è emozione pura. Un'altra situazione classica. Sei in macchina, stai guidando e a un certo punto l'auto davanti a te frena all'improvviso. Riesci a fermarti per un pelo. Mi si è fermato il cuore in gola per un secondo. Quella la conosco bene. È una delle espressioni più usate per descrivere quei momenti in cui il corpo reagisce prima che la mente abbia il tempo di elaborare quello che sta succedendo. E suona sempre molto naturale, molto autentica. Non è una di quelle espressioni un po' formali o letterarie. La senti in una conversazione normale tra amici, in famiglia, ovunque. Quindi ricapitoliamo le prime due prima di andare avanti. Non ci piove, qualcosa è assolutamente certo, fuori discussione. Avere il cuore in gola, sentire una tensione fisica intensa, di ansia, paura o di grande emozione. Bene.
Continuiamo con la terza. La terza espressione è prendere in giro. Giovanni, la usi spesso? Continuamente. È una di quelle che escono da sole. Allora, esempio diretto. Sei con un gruppo di amici e uno di loro inizia a esagerare con una storia, aggiunge dettagli impossibili e a un certo punto qualcuno dice «Ma dai, ci stai prendendo in giro?» Prendere in giro significa scherzare su qualcuno, fare una battuta a spese di qualcun altro, oppure cercare di ingannarlo in modo bonario, a quel tono lì, tra lo scherzoso e il non ci credo. Può essere affettuoso o un po' più tagliente, dipende dal contesto e dal tono. Tra amici è quasi sempre giocoso. Smettila di prendermi in giro, detto ridendo, è completamente diverso dalla stessa frase detta con irritazione. Esatto, e si usa anche quando qualcosa sembra troppo bello o troppo strano per essere vero. Vedi un prezzo bassissimo su qualcosa che di solito costa tantissimo e dici, ma mi stanno prendendo in giro? Costa davvero così poco? Oppure hai aspettato 3 ore in coda e quando finalmente arrivi allo sportello ti dicono che è chiuso. Ma mi stai prendendo in giro? Quella la conosco, quella viene fuori con una certa energia. Con molta energia, sì, in quel caso non è affettuoso per niente. È un'espressione con una gamma emotiva molto ampia, dalla risata all'esasperazione totale. Tutto dipende da chi la dice e in che situazione. E i bambini la usano continuamente. Mi stai prendendo in giro? È una delle prime espressioni che imparano i bambini italiani, scommetto. Assolutamente. Va bene, quarta espressione. Questa la amerete. Non vedere l'ora. Ah, questa è positiva. Finalmente una che non riguarda ansia o stress. Sì, questa è bella. Usala tu. Allora, è venerdì pomeriggio. Hai lavorato tutta la settimana e sai che sabato mattina non devi svegliarti presto. Pensi, non vedo l'ora che arrivi domani mattina. Non vedere l'ora significa non riuscire ad aspettare, desiderare moltissimo che qualcosa arrivi o succeda. C'è questa idea di impazienza positiva, di attesa carica di entusiasmo. Letteralmente è come se il tempo passasse così lentamente che non riesci a vedere l'ora sull'orologio, non riesci a seguirla perché l'attesa è troppo intensa. Si usa per cose grandi e per cose piccole. Non vedo l'ora delle vacanze, è ovvio, ma puoi dirlo anche per qualcosa di semplice. Stanno facendo una pizza margherita in cucina. Non vedo l'ora. Sì, assolutamente. Il livello di entusiasmo può variare, ma l'espressione funziona in entrambi i casi. Si usa anche per riferirsi ad altre persone. Mia figlia non vede l'ora di iniziare la scuola. Oppure, i miei genitori non vedevano l'ora di vederti. Quella è bella perché mostra che l'espressione funziona a tutti i tempi verbali. Non vedo l'ora, presente, non vedevo l'ora, imperfetto, non vedrò l'ora, futuro. Si adatta a tutto. E ha sempre quel calore, quella carica emotiva positiva. Quando la usi stai condividendo un pezzo di entusiasmo genuino con chi ti ascolta. Esatto, è una di quelle espressioni che rendono il parlato italiano più vivo, più espressivo. Quando la senti capisci immediatamente come si sente quella persona. Bene, facciamo un piccolo riepilogo rapido di quello che abbiamo visto finora, poi continuiamo con le prossime. Sì, ottima idea. Non ci piove, certezza assoluta, nessun dubbio. Avere il cuore in gola, tensione fisica intensa, ansia o grande emozione. Prendere in giro, scherzare su qualcuno o non credere a qualcosa. Non vedere l'ora, impazienza positiva, desiderio che qualcosa arrivi presto. Perfetto. 4 espressioni già nel bagaglio. Andiamo avanti con la quinta. La quinta espressione è essere al verde. Giovanni, questa ha una storia interessante alle spalle. Sì, vale la pena raccontarla perché aiuta a ricordarla. L'origine è antica. Le candele usate nelle aste pubbliche avevano la base dipinta di verde. Quando la candela si consumava e si arrivava al verde, l'asta finiva. Soldi finiti, tempo finito. Quindi essere al verde significa non avere soldi, essere a corto di denaro. Fine del mese, portafoglio vuoto, conto corrente quasi azzerato. Esattamente. Esempio pratico. Sei con un amico e vi propongono di andare a cena fuori, in un ristorante carino. Lui risponde: «No ragazzi, questa settimana sono al verde, aspetto lo stipendio». È un modo molto comune, molto colloquiale. Non è offensivo, non è imbarazzante dirlo tra amici, è semplicemente onesto. E descrive una situazione temporanea di solito. Sono al verde fino a venerdì. Non stai dicendo che sei in difficoltà economica seria, stai dicendo che in questo momento non hai liquidità. Però puoi usarla anche in senso più grave se il contesto lo richiede.
Da quando ha perso il lavoro è al verde da mesi. Lì è più pesante. Vero, il peso dell'espressione cambia con il contesto, come sempre, ma nel suo uso più quotidiano è leggera, quasi scherzosa. Un altro esempio che sento spesso: ho finito i soldi a metà mese, sono già al verde e mancano ancora 2 settimane. Quella lì la conosco bene. Chi non la conosce? Va bene, sesta espressione. Questa è una delle mie preferite in assoluto perché è molto versatile. Cavarsela. Bella, usala in contesto. Allora, immagina che qualcuno ti chiede come stai andando con il nuovo lavoro. È più complicato del previsto, ci sono molte cose nuove da imparare. Rispondi, insomma, me la cavo. Non sono ancora al top, ma piano piano mi sto abituando. Cavarsela significa riuscire a gestire una situazione, uscire da una difficoltà, arrangiarsi. C'è dentro l'idea di farcela anche quando le cose non sono semplici. Viene dal verbo cavare, che significa estrarre, tirar fuori. Quindi cavarsela è come tirarsi fuori da una situazione difficile con le proprie forze. Si usa tantissimo per descrivere competenze o capacità. Me la cavo con l'inglese significa che parli inglese abbastanza bene, non sei madrelingua ma riesci a comunicare. Esatto, me la cavo in cucina, se la cava bene con i computer. I bambini se la cavano da soli. In tutti questi casi c'è questa idea di competenza sufficiente, di riuscire a fare una cosa anche se magari non sei un esperto. E c'è anche una versione più intensa. Se l'è cavata, detto di qualcuno che ha superato una situazione molto difficile, una malattia, un momento complicato. Lì il senso è molto più forte, quasi di sollievo. Sì, se l'è cavata dopo una cosa seria ha tutto un altro peso. È un sospiro di sollievo condensato in 3 parole. Bella osservazione. Quindi cavarsela va da sono abbastanza bravo fino a ho superato qualcosa di davvero difficile. È un'espressione che cresce con la situazione. E si usa a tutti i tempi. Me la cavo, me la cavavo, me la sono cavata, me la caverò. Funziona ovunque. Perfetto. Riepiloghiamo queste 2. Essere al verde, non avere soldi, essere a corto di denaro. Cavarsela, riuscire a gestire una situazione, arrangiarsi, farcela. 6 espressioni in totale fin qui. Stiamo andando bene. Continuiamo con le prossime 2. La settima espressione è fare il filo a qualcuno. Alessia, questa ti riguarda direttamente. Perché mi riguarda direttamente? Perché sei tu quella che mi ha fatto il filo per 3 mesi prima che ci mettessimo insieme. Questa è una versione della storia molto creativa, Giovanni. Ma va bene, usiamola come esempio. Fare il filo a qualcuno significa corteggiare qualcuno, cercare di conquistare l'interesse romantico di una persona. Viene dall'immagine del filo, del cucito, come se stessi tessendo qualcosa attorno a quella persona, piano piano, con pazienza, cercando di avvicinarti. E ha sempre questo tono un po' tenero, un po' ironico. Non è una parola seria o formale, è quella parola che usi con un sorriso. Ho visto che Marco sta facendo il filo alla ragazza del 4º piano. Quella lì la capisci subito. Marco è interessato a lei, ci sta provando. Oppure in chiave scherzosa tra amici. Ma guarda come le fa il filo. Le ha portato il caffè per la 3ª volta stamattina. Il caffè ripetuto è un segnale chiarissimo in Italia. Chiarissimo. Si usa anche al passato per raccontare come è iniziata una storia. Quando eravamo all'università, lui mi faceva il filo in biblioteca. Fingeva sempre di aver bisogno degli stessi libri miei. Classico, è un'espressione affettuosa, nostalgica quasi. Porta con sé quella leggerezza del corteggiamento, quei momenti un po' goffi e un po' dolci all'inizio di una storia. Non si usa in contesti seri o formali, chiaramente, ma in una conversazione normale tra amici o in famiglia è perfetta. 8ª espressione. Questa cambia completamente registro. Avere le mani in pasta. Ah, questa è interessante perché ha 2 significati diversi e vale la pena distinguerli. Esatto, usala tu nei 2 sensi. Va bene. Primo senso, neutro o positivo. Se vuoi capire come funziona davvero quell'azienda, parla con Luca. Lui ha le mani in pasta da anni, conosce tutto dall'interno. Qui, avere le mani in pasta significa essere profondamente coinvolto in qualcosa, avere esperienza diretta, essere dentro a una situazione. Come quando impasti il pane e hai letteralmente le mani dentro la pasta, sai esattamente com'è, la senti.
e ha sempre questo tono un po' tenero, un po' ironico. Non è una parola seria o formale, è quella parola che usi con un sorriso. Ho visto che Marco sta facendo il filo alla ragazza del quarto piano. Quella lì la capisci subito. Marco è interessato a lei, ci sta provando. Oppure in chiave scherzosa tra amici. Ma guarda come le fa il filo. Le ha portato il caffè per la 3ª volta stamattina. Il caffè ripetuto è un segnale chiarissimo in Italia. Chiarissimo. Si usa anche al passato per raccontare come è iniziata una storia. Quando eravamo all'università, lui mi faceva il filo in biblioteca. Fingeva sempre di aver bisogno degli stessi libri miei. Classico, è un'espressione affettuosa, nostalgica quasi. Porta con sé quella leggerezza del corteggiamento, quei momenti un po' goffi e un po' dolci all'inizio di una storia. Non si usa in contesti seri o formali, chiaramente, ma in una conversazione normale tra amici o in famiglia è perfetta. 8ª espressione. Questa cambia completamente registro. Avere le mani in pasta. Ah, questa è interessante perché ha 2 significati diversi e vale la pena distinguerli. Esatto, usala tu nei 2 sensi. Va bene. Primo senso, neutro o positivo. Se vuoi capire come funziona davvero quell'azienda, parla con Luca. Lui ha le mani in pasta da anni, conosce tutto dall'interno. Qui, avere le mani in pasta significa essere profondamente coinvolto in qualcosa, avere esperienza diretta, essere dentro a una situazione. Come quando impasti il pane e hai letteralmente le mani dentro la pasta, sai esattamente com'è, la senti. Secondo senso, più negativo. Quella storia degli appalti puzza. Si vocifera che diversi funzionari avessero le mani in pasta. In questo caso l'espressione indica coinvolgimento in qualcosa di losco, di poco trasparente. Le mani in pasta in qualcosa che non dovrebbe succedere. Quindi il contesto fa tutto. Stessa espressione, 2 significati quasi opposti. Come spesso succede in italiano, la lingua è piena di queste sfumature che solo il contesto può chiarire. E questa è una delle cose più belle da imparare, perché ti avvicina al modo in cui gli italiani pensano davvero quando parlano. La parola da sola non basta, serve sempre tutto il contorno. Esatto. Avere le mani in pasta può essere un complimento sincero o un'accusa velata. Dipende da chi lo dice, a chi e in che situazione. Riepiloghiamo. Fare il filo a qualcuno, corteggiare qualcuno, cercare di conquistarlo romanticamente. Avere le mani in pasta, essere profondamente coinvolto in qualcosa, in senso positivo o negativo a seconda del contesto. 8 espressioni. Mancano ancora le ultime 2 più il bonus. Continuiamo. 9ª espressione. Tirare acqua al proprio mulino. Giovanni, questa la conosciamo bene tutti e 2. Molto bene. Allora, esempio diretto. Siete in riunione. Si sta discutendo di come dividere il budget del prossimo trimestre. Ogni responsabile di reparto propone soluzioni che, guarda caso, favoriscono sempre il suo settore. Alla fine qualcuno dice sottovoce: ognuno tira acqua al proprio mulino, come al solito. Tirare acqua al proprio mulino significa agire principalmente nell'interesse proprio, orientare le cose a proprio vantaggio. Viene dall'immagine del mulino ad acqua. Se devi il corso del fiume verso il tuo mulino, macini tu. Gli altri si arrangiano. È un'espressione che ha sempre una punta critica, non è neutrale. Quando la usi stai osservando che qualcuno sta pensando prima di tutto a se stesso. Può essere detto con rassegnazione, con ironia, con fastidio. Beh, ognuno tira acqua al proprio mulino. Detto con una scrollata di spalle suona molto diverso da «è ovvio che tira acqua al proprio mulino», detto con frustrazione. Si usa tantissimo in contesti lavorativi e politici, ma anche nella vita quotidiana. In quella famiglia ognuno pensa per sé, ognuno tira acqua al proprio mulino. E a volte si usa anche in prima persona, con una certa onestà disarmante. Lo so, sto tirando acqua al mio mulino, ma lasciami spiegare perché questa soluzione funziona davvero. Quella è coraggiosa, ammettere di stare facendo i propri interessi e poi cercare di giustificarsi. È italiano autentico al 100%. Va bene, 10ª espressione, l'ultima della lista principale. Non avere peli sulla lingua. Questa la adoro. Esempio, hai una collega che dice sempre esattamente quello che pensa, anche quando sarebbe meglio tacere, anche in riunione, davanti al capo. Qualcuno ti chiede com'è.
E tu rispondi: Simona, non ha peli sulla lingua, ti dice le cose in faccia, nel bene e nel male. Non avere peli sulla lingua significa parlare con totale franchezza, senza filtri, senza paura di offendere o di creare imbarazzo. Dire le cose come stanno, direttamente. L'origine è curiosa. L'idea è che chi parla molto, chi usa molte parole, le consuma e perde i peli sulla lingua. Chi invece non parla, chi trattiene le parole, li conserva. Quindi chi non ha peli sulla lingua è chi parla senza freni. Si usa per descrivere persone di solito. Mio nonno non aveva peli sulla lingua, diceva sempre quello che pensava. Oppure, attento con lei, non ha peli sulla lingua. Se non ti piace il suo parere, non chiederglielo. Ha sempre questo tono di ammirazione mista un pizzico di timore. Chi non ha peli sulla lingua è rispettato per la sua onestà, ma può anche mettere a disagio. Esattamente. È una qualità che in Italia viene apprezzata, ma con una certa cautela. L'onestà diretta è valorizzata, però c'è sempre questa consapevolezza che può fare male. Si usa anche come autodescrizione. Lo sai che non ho peli sulla lingua, quindi ti dico subito quello che penso del tuo progetto. In quel caso stai quasi avvisando l'altro. Ti sto dicendo che sarò onesto, preparati. Sì, è un po' un disclaimer prima di dire qualcosa di scomodo. Perfetto, riepiloghiamo le ultime due. Tirare acqua al proprio mulino, agire nel proprio interesse, orientare le cose a proprio vantaggio. Non avere peli sulla lingua, parlare con franchezza totale, senza filtri. 10 espressioni completate, ma non abbiamo finito. C'è il bonus. L'espressione bonus di oggi è in bocca al lupo e su questa voglio fare un approfondimento vero, perché è una di quelle espressioni che gli stranieri sentono, capiscono la traduzione letterale, in the mouth of the wolf, e rimangono completamente disorientati. Sì, la reazione tipica è: perché mi stai augurando di finire in bocca a un lupo? Esatto, quindi facciamo chiarezza. In bocca al lupo è un augurio di buona fortuna. Si dice prima di un esame, prima di una performance, prima di un colloquio di lavoro, prima di qualcosa di importante e un po' stressante. E la risposta corretta, quella che ogni italiano conosce, è crepi, oppure la versione completa, crepi il lupo. E attenzione, rispondere grazie a in bocca al lupo è un errore che tutti gli stranieri fanno almeno una volta. Tecnicamente non è scorretto, ma suona strano. L'italiano aspetta sempre crepi. L'origine ha diverse versioni. La più diffusa dice che l'espressione viene dal mondo dei cacciatori, dove nominare il lupo direttamente portava sfortuna, quindi si usava questa formula per scongiurare il pericolo. In bocca al lupo era un modo per affrontare il pericolo di petto. Un'altra versione dice che viene dall'immagine della lupa che porta i cuccioli in bocca per proteggerli. Quindi essere in bocca al lupo significherebbe essere al sicuro, protetti. Le origini esatte sono dibattute, ma quello che conta è l'uso. E l'uso è chiarissimo. È un augurio caloroso, genuino, usato tra amici, colleghi, familiari. Si usa quasi esclusivamente prima di eventi specifici. A differenza di buona fortuna, che puoi dire in tanti contesti generici, in bocca al lupo ha quella connotazione di prova da superare, di momento importante. Esatto. Non lo diresti a qualcuno che va a fare la spesa, ma lo diresti a qualcuno che va a sostenere il suo primo esame universitario, o a fare un'audizione, o a presentare un progetto importante. C'è anche una versione ironica che si usa tra amici. Se qualcuno deve fare qualcosa di poco piacevole, ma non particolarmente difficile, tipo andare da un parente noioso, potresti dirgli in bocca al lupo con un sorrisetto e lui risponderà crepi, ridendo. Quella versione ironica la conosco bene. L'ho ricevuta molte volte prima di certi pranzi di famiglia. Anche quella è italiano autentico. L'ironia affettuosa è parte integrante della comunicazione italiana. Vale la pena anche notare che in bocca al lupo si scrive e si dice tutto minuscolo. Non è un titolo o una formula ufficiale, è una cosa viva, parlata, quotidiana. E in alcune regioni d'Italia esistono varianti locali o espressioni simili, ma in bocca al lupo è compresa e usata in tutta Italia senza eccezioni. Quindi, in bocca al lupo come augurio prima di una prova importante. Risposta: crepi o crepi il lupo. Mai grazie da solo. Mai, o almeno aggiungi crepi dopo il grazie, se proprio vuoi ringraziare. Grazie, crepi, va benissimo. Perfetto. 11 espressioni nel bagaglio.
Adesso viene la parte più utile di tutta la lezione. Adesso facciamo il quiz. Io descrivo una situazione e Giovanni, senza pensarci troppo, usa l'espressione giusta. E voi fate lo stesso, in testa o ad alta voce. Provate prima di sentire la risposta di Giovanni. Pronto? Prima situazione. Hai lavorato tutto l'anno su un progetto enorme. Domani mattina lo presenti al cliente più importante della tua carriera. Stai cercando di dormire ma non ci riesci. Come ti senti? Ho il cuore in gola. Non riesco a rilassarmi, è troppo importante. Perfetto. Seconda situazione. Il tuo migliore amico ti racconta che ha vinto un viaggio gratis a Tokyo partecipando a un concorso online di cui non ti aveva parlato. Ti sembra impossibile. Cosa gli dici? Ma dai, mi stai prendendo in giro? Un viaggio a Tokyo gratis? Esatto. Terza situazione. Sei a fine mese. Hai pagato tutte le bollette, il mutuo, la spesa e guardi il conto corrente. C'è quasi niente. Come lo descrivi a un amico? Sono al verde fino allo stipendio. Questa settimana 0 uscite. Quarta situazione. Hai iniziato a studiare il giapponese 6 mesi fa. Non sei bravo, ma riesci a ordinare al ristorante, a chiedere indicazioni, a fare conversazione semplice. Qualcuno ti chiede «Come vai con il giapponese?» Cosa rispondi? Bah, me la cavo. Per le cose di base funziona. Brava risposta. Quinta situazione. In una riunione di condominio, ogni vicino propone soluzioni che stranamente avvantaggiano sempre il proprio appartamento. Cosa pensi mentre li ascolti? Classico. Ognuno tira acqua al proprio mulino. Sesta situazione. Hai una collega che in ogni discussione di lavoro dice esattamente quello che pensa, anche quando è scomodo. Il nuovo arrivato ti chiede come mai lei ha quella reputazione in ufficio. Cosa gli dici? Semplicemente non ha peli sulla lingua. È fatta così. Dice le cose in faccia. Ci si abitua. Settima. Tua sorella ti racconta che il ragazzo che le piace al lavoro le porta il caffè ogni mattina. L'ha invitata a pranzo 2 volte e trova sempre una scusa per passare dalla sua scrivania. È chiaro che le sta facendo il filo. Deve solo decidersi a dirglielo. Ottava. Domani hai un esame importante. Un amico ti manda un messaggio la sera prima. Cosa ti scrive? In bocca al lupo per domani. Sei pronto? E tu cosa rispondi? Crepi, speriamo bene. Perfetto. Nona situazione. Mancano 3 giorni al tuo compleanno e sai già che i tuoi amici ti hanno organizzato una sorpresa. Non sai cosa, ma sei emozionatissimo. Come lo descrivi? Non vedo l'ora di sabato. Non riesco a pensare ad altro. E ultima, stai cercando di capire come funziona davvero un certo settore lavorativo. Qualcuno ti suggerisce di parlare con una persona specifica che lavora lì da 20 anni e ha gestito ogni tipo di situazione. Come la descrivi? Ha le mani in pasta da una vita. Se vuoi capire come funziona davvero, parla con lei. 11 su 11. Perfetto, Giovanni. Grazie. Speriamo che anche chi ci ascolta abbia fatto lo stesso. Se avete risposto anche solo a metà, siete già sulla strada giusta. Queste espressioni si fissano con la ripetizione e con l'esposizione. Più le sentite in contesto, più vengono naturali. E il modo migliore per fissarle davvero è usarle. Trovate una situazione nella vostra vita, reale o immaginaria, e costruiteci una frase attorno. Questo è il passaggio che fa la differenza. Prima di chiudere, voglio che ognuno di noi scelga la propria preferita tra le 11 di oggi, quella che userete sicuramente, quella che vi ha colpito di più. Giovanni, inizia tu. La mia è cavarsela. La uso continuamente nella vita reale ed è anche una di quelle che secondo me racconta molto della mentalità italiana. C'è dentro questa idea di arrangiarsi, di trovare il modo, di non arrendersi anche quando le cose non vanno benissimo. Me la cavo è quasi una filosofia di vita. Bella scelta. La mia invece è non avere peli sulla lingua. La trovo potente perché descrive una qualità che in italiano ha questo peso specifico. Dire di qualcuno che non ha peli sulla lingua è quasi sempre un complimento, anche se accompagnato da un attento però. C'è rispetto dentro quella frase. È vero, l'onestà diretta in italiano ha questo doppio volto. La si apprezza e la si teme un po' allo stesso tempo. Esatto, e secondo me è una di quelle espressioni che quando la usate parlando di qualcuno suonate immediatamente molto naturali. Fa parte di quel vocabolario che separa chi conosce l'italiano da manuale da chi conosce l'italiano vero. Quella distinzione lì è importante. Non è solo una questione di livello grammaticale, è questione di strati. La grammatica è il primo strato, necessario.
Le espressioni idiomatiche sono lo strato successivo, quello che ti permette di sentirti davvero dentro la lingua. E poi c'è un terzo strato ancora, che è il ritmo, le pause, le sfumature di tono, ma quello viene con il tempo e con l'esposizione. Quello non si studia, si assorbe. Per questo è importante ascoltare italiano autentico il più possibile. Conversazioni reali, film, serie, podcast come questo. Ogni volta che sentite una di queste espressioni in un contesto nuovo, si fissa un po' di più. E quando la usate voi per la prima volta, quella è la vera soddisfazione. Quella sensazione di «ho detto una cosa e suonava giusta» è il segnale che state andando nella direzione giusta. Esatto. Quindi il consiglio pratico per chiudere. Scegliete 2 o 3 espressioni di oggi, quelle che sentite più vicine al vostro modo di comunicare, e cercate di usarle nei prossimi giorni, anche solo mentalmente, anche solo pensando «ah, qui potrei usare non ci piove». Il cervello impara per ripetizione contestuale. Ogni volta che associate un'espressione a una situazione reale, anche solo immaginata, la radicate un po' di più. Bene, ricapitoliamo tutto velocemente prima di salutarci. Non ci piove, certezza assoluta. Avere il cuore in gola, tensione fisica intensa. Prendere in giro, scherzare su qualcuno o non credere a qualcosa. Non vedere l'ora, impazienza positiva. Essere al verde, non avere soldi. Cavarsela, riuscire a gestire, arrangiarsi. Fare il filo, corteggiare qualcuno. Avere le mani in pasta, essere profondamente coinvolto in qualcosa. Tirare acqua al proprio mulino, agire nel proprio interesse. Non avere peli sulla lingua, parlare con franchezza totale. E il bonus, in bocca al lupo, con risposta crepi. 11 espressioni, una lezione completa. Grazie a tutti per aver studiato con noi oggi. Continuate ad ascoltare, continuate a praticare e soprattutto continuate a parlare italiano ogni volta che potete. Alla prossima, in bocca al lupo per il vostro italiano.